Ciao a tutti, sono Daniele. In questo video vi mostrerò come fare andare un robot dritto come un fuso, usando il giroscopio. Anche questa volta utilizzeremo questa base motrice, le cui istruzioni sono incluse nel software Spike Prime. Per essere precisi si chiama struttura motrice 1, nome buffo come al solito. E adesso sfatiamo un mito. I robot veri non vanno mai assolutamente diritti. Ci può essere una ruota sgonfia nel caso delle ruote morbide, ci può essere uno slittamento sul terreno, ci può essere un dosso, un poggio, una buca, qualcosa, insomma che causa una deviazione rispetto alla traiettoria che noi vorremmo. Col giroscopio, misurando il cambio di direzione del robot, potremo compensare queste eventuali deviazioni dalla sua traiettoria originale. Nel caso del Lab Spike Prime, il giroscopio è integrato a bordo del mattoncino programmabile. Nel caso del Mindstorm CV3, invece, il giroscopio ha un sensore esterno da collegare a una delle porte numerate. Sì, ma cosa fa un giroscopio? Di base misura la velocità di rotazione intorno a un asse. In questo caso l'asse esce, immaginate l'asse uscente da questo pallino rosso. Nel caso del Lab Spike il sensore ha 3 assi e a noi interessa la rotazione intorno all'asse verticale. Useremo il giroscopio per misurare l'angolo di imbardata, che ha un nome buffissimo, in inglese si dice yaw, e è derivato dal gergo degli aerei. Negli aerei c'è il rollio, il beccheggio e per l'appunto l'imbardata, cioè il cambio di direzione. Per passare dalla velocità di rotazione all'angolo di rotazione, internamente vengono svolti dei calcoli che per gli esperti, ve lo dico, si chiama integrazione. Quindi si accumula nel tempo la velocità, ovvero si moltiplica la velocità per il tempo e si trova l'angolo. Siccome questo processo è una misura indiretta, è affetta da errori, quindi nel tempo potreste vedere l'angolo di rotazione, questa stima, derivare. Addirittura potrebbe cambiare l'angolo del robot anche al robot fermo. Questo è causato da degli errori di misura. Per attenuare gli errori il più possibile è assolutamente necessario tenere il robot immobile, o nel caso del sensore esterno delle V3, il sensore immobile per i primi secondi dopo averlo collegato. Nel caso del Lab Spike deve essere tenuto immobile al momento dell'accensione. In quella fase il sensore interno viene calibrato, cioè misura il rumore di fondo, però suppone che il robot sia fermo. Se lo accendete mentre lo agitate, il sensore non funzionerà. Allora, ecco l'idea. Noi resettiamo l'angolo di imbardata, decidiamo ok, andiamo in questa direzione. Poi controlliamo la sterzata del robot, cioè quanto far sterzare il robot in maniera proporzionale alla deviazione, cioè all'errore tra la direzione effettivamente misurata dal giroscopio e quella che volevamo, e sterziamo tanto più quanto ci stiamo allontanando dalla direzione che vorremmo. Quello che vi ho appena descritto in ingegneria si chiama ciclo di controllo in retroazione. In inglese si dice feedback control loop. In particolare è un ciclo di controllo in retroazione proporzionale. Proporzionale a cosa? All'errore. Cioè il mio comando, la sterzata, è proporzionale all'errore tra quello che voglio e quello che ho. Che cos'è questa retroazione? È il prendere la lettura di un sensore e riportarla dentro il programma per fare dei cambiamenti a quello che sto facendo. Se capite questo, avete capito le basi del controllo automatico. La teoria del controllo, più in dettaglio, io la spiego ai miei studenti dell'istituto tecnico dove insegno, dalla quarta superiore in poi. Queste cose si approfondiscono ulteriormente a ingegneria informatica, elettronica, ingegneria dell'automazione. Ti sembra complicato? Non devi essere spaventato. Ora vediamo che questo si implementa con pochi blocchi o poche righe di codice. Adesso vediamo come realizzare quello che abbiamo appena descritto in linguaggio naturale, a parole. Durante la gara potresti non voler mai resettare l'angolo di imbardata, cioè resettarlo a 0, perché potresti voler ricordare la direzione in cui sei partito. Quindi noi salveremo dentro una variabile direzione 0 l'attuale angolo di imbardata, che è quello che vogliamo seguire quando ci spostiamo diritti, cioè vogliamo andare lungo quella direzione. Salviamo dentro la variabile angolo 0 la posizione relativa di uno dei motori. Questo ci servirà per andare dritti di tot centimetri. Vi ricordate, nell'altro video abbiamo calcolato il fattore distanza per calcolare l'angolo che le ruote devono compiere per spostare il robot di una distanza determinata. In questo caso quindi io in un ciclo, ripeti fino a quando, calcolerò l'errore, cioè la distanza tra la posizione attuale meno l'angolo iniziale che ho salvato, e controllo che superi la distanza che voglio percorrere per il fattore distanza, che mi calcolerà l'angolo in gradi che devono fare le ruote, moltiplicato per questo fattore 0,95, perché io voglio essere sicuro di non superare la distanza
che voglio percorrere. Il robot si muoverà aggiustando la sua direzione e si fermerà un pochino prima. Quella distanza che manca per arrivare esattamente dove devo arrivare la compierò alla fine, qui muovendomi di quello che resta, cioè della posizione relativa meno l'angolo iniziale meno quello che mi è rimasto. Sarebbe a dire posizione relativa meno angolo 0 sarebbe dove sono meno dove sono partito. Qui invece c'è dove voglio arrivare. Quindi io mi sposto di un numero di gradi che è la differenza tra dove sono e dove devo arrivare. All'interno del ciclo, finché non sono arrivato alla distanza giusta, calcolo l'errore tra la direzione attuale misurata dal giroscopio e quella iniziale. Poi moltiplico l'errore che ho calcolato per un numero costante che ho determinato a tentativi e si chiama guadagno. Questo è il numero che andrà a correggere la velocità dei motori in più e in meno, sarebbe la sterzata, il comando di sterzata, per correggere la direzione del robot. Qui utilizzo il blocco avvia movimento alla potenza e controllo separatamente le potenze di entrambi i motori. Se utilizzo il blocco movimento, i motori sono controllati internamente in velocità. Vediamo come. Uno dei motori aspetta l'altro se viene frenato. Invece nel caso dell'avvia movimento alla potenza, i motori vengono solo accesi a una certa potenza, una certa tensione, un livello di tensione, ma non vengono controllati. Perché non devo usare questo blocco imposto a velocità? Perché se no avrei un ciclo di controllo dentro un altro ciclo, il che rallenta quello che mi interessa, cioè il robot si comporta peggio. Quindi, rispetto a una velocità di base, io sottraggo la correzione da una parte e l'aggiungo dall'altra, perché voglio che il robot sterzi. Questo equivale all'utilizzo del movimento con sterzata, che, ripeto, non posso utilizzare perché altrimenti il lab controllerebbe internamente la velocità dei motori e cercherebbe di sincronizzarli tra sé, il che peggiorerebbe la performance del robot in generale. Adesso vediamo come calcolo l'errore tra la lettura del giroscopio e la direzione iniziale che avevo salvato prima di partire. Come immaginate, l'errore è semplicemente una sottrazione tra l'angolo di imbardata, quindi l'angolo rispetto alla direzione iniziale misurata lungo l'asse verticale del robot, e la direzione iniziale che avevo salvato qui, porta direzione 0 a angolo di imbardata. C'è un problema però. Il problema è quando effettua delle sottrazioni di angoli molto vicini al punto di salto tra meno 180 e 180. Guardiamo l'angolo di imbardata qui sul software. A un certo punto, quando io arrivo circa a 180, salta a meno 180. Questo salto è deleterio, è terribile per la sottrazione tra angoli, perché otterrei una distanza che non è 1-2 gradi, ma 361-359 gradi, e il robot inizierebbe a girare su se stesso come un matto. Allora, per compensare questo problema, cosa faccio? Quando l'errore supera 180 gradi, io gli sottraggo 360. Nel caso opposto, se l'errore è sotto meno 179, allora io gli aggiungo 360. In questa maniera l'errore corretto rimane in un intervallo molto piccolo. Nel programma generale io imposto i motori per il movimento su C e D, imposto i fattori di rotazione e distanza come abbiamo visto nel video precedente, imposto la velocità di movimento, imposto l'accelerazione su uniforme e imposto la posizione relativa di uno dei motori su 0. Questo mi servirà per fare il calcolo della distanza nel blocco personalizzato vai super dritto. Per comodità ho fatto un piccolo menu per poter scegliere di volta in volta se andare dritti col giroscopio o dritti col blocco movimento semplice per mostrarvi la differenza. Posso chiamare il blocco vai super dritto per quanti centimetri voglio, poi girare di 180 gradi, tornare indietro e girare di nuovo. Nel caso in cui prema invece l'altro pulsante, vado avanti col blocco movimento semplice. Vediamo che differenza c'è. Dai!
Quello che avete imparato in questo video vi porta sopra la maggior parte delle squadre che non sanno come usare i giroscopi. Imparate una cosa del genere e avete la gara in pugno. Anche per questo video è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdere altri video succosissimi come questo. Le Putre ci ha salutato anche lui. Come al solito restate giovani, giocate a modino. Ciao! Per ricavare l'angolo di rotazione dalla velocità di rotazione si deve attuare un processo... Non glielo racconto.